Leandro Paredes potrebbe essere il colpo perfetto per la maglia dell'Inter e potrebbe essere il vice Brozovic perfetto per l'Inter. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di dare delle risposte alle domande che ci siamo fatti in apertura e dove analizzeremo in modo approfondito il profilo di Leandro Paredes. Ma prima cerchiamo di capire perché parliamo di Leandro Paredes proprio oggi. Beh, in mattinata la Gazzetta dello Sport ha lanciato la notizia secondo cui l'Inter sembra aver rimesso gli occhi su Leandro Paredes, come sappiamo è un vecchio pallino del club nerazzurro, e secondo sempre la Gazzetta dello Sport l'Inter potrebbe portare a casa il centrocampista del Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro, questo anche per via del contratto in scadenza nel 2023. Il centrocampista argentino attualmente percepisce a Parigi un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro, ma grazie al decreto crescita l'Inter potrebbe sfruttare diverse agevolazioni fiscali e potrebbe offrire un contratto da circa magari 4 anni a Paredes con un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro. Quindi abbiamo elencato quelli che sono dei pro dal punto di vista economico, perché abbiamo sentito le cifre e sono veramente vantaggiose per l'Inter. Ora cerchiamo di capire se ci sono dei pro anche dal punto di vista tattico. Per quanto riguarda Paredes, lo facciamo partendo con un piccolo identikit di Paredes, perché il centrocampista è un classe 1994, cresce nel Boca Juniors prima che nel 2014 lo prelevi la Roma sotto il grandissimo fiuto del DS Walter Sabatini, e dopo un paio di stagioni in prestito tra Chievo ed Empoli Paredes torna alla Roma e non smette di stupire e attira quindi le attenzioni dei club più importanti in Europa. Lo Zenit lo preleva inizialmente per una cifra intorno ai 23 milioni di euro nel 2017 e circa un anno e mezzo dopo, nel gennaio del 2019, il Paris Saint-Germain decide di investire ben 40 milioni di euro su Paredes. E con il club parigino fino ad oggi Paredes ha collezionato 113 presenze, di cui ben 21 in Champions League. Quindi è un giocatore esperto dal punto di vista europeo, ma lo è anche dal punto di vista internazionale, perché Leandro Paredes è un punto fermo della nazionale argentina. Dal suo esordio nel 2017 può vantare 44 presenze con la maglia dell'Albi Celeste e una Coppa America vinta da elemento centrale nello schieramento del CT Scaloni. Se invece parliamo in profondità delle caratteristiche di Paredes, è un centrocampista che ha giocato prevalentemente come mediano regista, posizione coperta anche in nazionale argentina, ma Paredes, attenzione, non è da ridurre a un regista, soltanto a un regista, perché anche da interno di centrocampo ha dimostrato diverse cose buone. Paredes infatti ha occupato la posizione di interno di centrocampista di destra per ben 44 volte in carriera e in partite anche molto importanti. Basti pensare alla finale di Champions League nel 2020 contro il Bayern Monaco o anche ad altri impegni europei, per esempio contro il Manchester United. È un giocatore quindi versatile, di estrema qualità, e c'è un dato molto importante perché in media quest'anno Paredes ha toccato circa 102 palloni a partita, addirittura più di Brozovic che ne ha toccati circa 90 a partita. E adesso quindi parleremo proprio del confronto con il croato per capire se Paredes abbia le carte giuste per poter essere un vice Brozovic. Lo abbiamo fatto in questo confronto per farlo appunto nel miglior modo possibile. Abbiamo realizzato due diversi grafici. Il primo partendo dalle statistiche di Marcelo Brozovic, in cui il croato spicca rispetto allo scenario europeo. Abbiamo analizzato dei dati quindi precisi, quali sono passaggi tentati, la distanza dei passaggi progressivi, quindi in avanti, la percentuale di passaggi corti completati, la percentuale di passaggi medi completati, il numero di passaggi progressivi, quindi sempre in avanti, e i passaggi ricevuti. Adesso la grafica dove possiamo vedere i dati di Marcelo Brozovic ci fanno capire che dal punto di vista europeo Brozovic è un'eccellenza. I numeri che vediamo assegnati ad ogni voce statistica rappresentano la percentuale di giocatori, di centrocampisti, o meglio, nei top 5 campionati europei che registrano dati peggiori di Brozovic.
Per esempio, quindi, nei passaggi tentati, Brozovic ha un valore di 97, il che vuol dire che il 97% dei centrocampisti nei top 5 campionati europei ha dati e registra dati peggiori di Brozovic. Quindi Brozovic è nel 3% migliore sullo scenario europeo. Per quanto quindi questa è la grafica di Brozovic, registra dati altissimi in passaggi tentati, in passaggi progressivi in avanti, in passaggi corti e medi completati, in passaggi progressivi, ma in difesa Brozovic recupera tantissimi palloni, dato che ha un valore di 76, quindi diciamo che solo il 76, o meglio, solo il 24% di centrocampisti in Europa fa meglio di Brozovic per quanto riguarda i recuperi palla. Brozovic è un giocatore che riceve tantissimi passaggi, ha un dato di 95 e che dribbla in maniera anche abbastanza onesta con un valore di 83, quindi diciamo che solo il 17% dei centrocampisti nei top 5 campionati europei registra dati migliori di Brozovic. Ma come abbiamo detto, vogliamo confrontarlo con Paredes e quindi vediamo subito il grafico di Leandro Paredes. Lo abbiamo realizzato con i colori sociali del Paris Saint-Germain e vediamo che Paredes registra, per quanto riguarda i dati nei passaggi che vediamo in colore blu, pressoché identici rispetto a Brozovic, un 99 in passaggi tentati, un 99 addirittura in passaggi progressivi in avanti, un 99 e un 96 in passaggi rispettivamente corti e medi completati. Pecca però Paredes rispetto a Brozovic nei recuperi. Paredes è un giocatore che evidentemente è un centrocampista che recupera pochi palloni, ma rispetto a Brozovic spicca per tackle vinti e per dribbling completati. Addirittura nei dribbling completati ha un dato di 97, quindi solo il 3% dei centrocampisti in Europa registra migliori dati di Paredes. E da qui la duttilità di Paredes. Sì, perché l'arrivo dell'argentino aprirebbe 1000 opzioni all'Inter. Abbiamo capito dai due grafici che Paredes è un giocatore pressoché identico a Brozovic per quanto riguarda i compiti di regia, ma non solo, ha anche maggiori tackle vinti e dribbling completati. Ci fa capire quindi che Paredes è un giocatore molto probabilmente migliore rispetto a Brozovic nell'uno contro uno. E dicevamo, da qui la duttilità di Paredes, perché l'ipotetico arrivo dell'argentino all'Inter aprirebbe 1000 opzioni dal punto di vista tattico. Paredes sarebbe in grado di sostituire Brozovic in modo eccelso. Qui una piccola chicca, perché nel 2020 l'Inter cercò di imbastire uno scambio con il Paris Saint-Germain, uno scambio che prevedeva Brozovic al Paris Saint-Germain e Paredes all'Inter. Quello scambio però non fu portato a termine perché al tempo Paredes aveva circa 2 milioni di euro in più di ingaggio rispetto a Brozovic, cifre che non convenivano, ecco, dal punto di vista economico per l'Inter, ma è una chicca che ci fa capire che l'Inter sa già che Paredes è un giocatore che può sostituire Brozovic, che può svolgere gli stessi compiti tattici, ma abbiamo visto che Paredes ha giocato anche da interno di centrocampo e quindi con Paredes l'Inter avrebbe l'opportunità di giocare anche con un doppio regista magari, perché il regista lo sa fare Paredes, anzi è il ruolo che ha ricoperto prevalentemente in carriera. Può fare l'Inter potrebbe giocare con il doppio regista, Brozovic e Paredes, quindi con magari Çalhanoğlu trequartista, ecco, se vogliamo pensare in modo pragmatico a uno schieramento tattico, ma in questa stagione perché l'arrivo di Paredes porterebbe tantissimi pro, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tattico? Perché in questa stagione abbiamo visto che Çalhanoğlu e Barella, per quanto forti, hanno dimostrato di non riuscire a svolgere quel compito tattico che invece fa Brozovic. Paredes invece lo sa fare e lo sa fare molto bene, praticamente a livello di Brozovic. Ecco perché, secondo me, l'arrivo di Paredes per una cifra minore di 15 milioni di euro e con un ingaggio alla portata delle casse nerazzurre sarebbe un colpo decisamente perfetto e di livello per l'Inter.
La mia analisi è finita qui, ho cercato di elencarvi i motivi per cui dal punto di vista economico e dal punto di vista tattico Paredes sarebbe il colpo perfetto per l'Inter. Se mi avete seguito fin qui, fatemelo sapere scrivendo l'emoji dell'Argentina nei commenti. Tra l'altro l'arrivo di Paredes aumenterebbe il vivaio argentino nell'Inter, oltre a Lautaro, Correa, eccetera. Oltre anche a Franco e Valentin Carboni in primavera, per esempio. Fatemi sapere quindi se siete d'accordo con me, se magari in giro per l'Europa vedete profili molto più migliori per un Vice Brozovic e per il centrocampo dell'Inter. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto. Potete decidere di sostenere il progetto di Passione Inter se vi piacciono contenuti come quello di oggi e i contenuti che portiamo abitualmente nel nostro canale di YouTube. E tra l'altro nel nostro club su Discord di Passione Inter, nel nostro club esclusivo, parliamo di questi temi tattici, ne discutiamo tantissimo, e quindi se voi siete dei grandissimi appassionati non solo di Inter ma anche di calcio e vi piace tantissimo parlare di temi tattici, ecco, su passioneinter.club avete l'opportunità di abbonarvi, di entrare nel nostro gruppo Discord e di parlare di temi tattici come questo di oggi, ma anche di tantissimi altri temi. Vi ringrazio un'altra volta per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e sempre Forza Inter.